creare videogiochi è difficile. Solo pochi riescono a farlo. Che tu sia un semplice appassionato di videogiochi, un game developer alle prime armi, o un giovane artista che ha da poco iniziato ad approcciarsi a questo medium stupendo, quante volte nel corso della tua vita avrai sentito questa frase nella tua testa? È vero, verissimo, è legittimo dirlo. Creare videogiochi è un'impresa complessa, qualcosa che solo pochi riescono a fare davvero bene. È come la musica o il disegno, richiede anni di studio per pensare anche solo di iniziare un progetto creativo. Insomma, non è una cosa per tutti. Ma questa, che tu ci creda o no, è solo una delle tante cazzate che ti racconti per restare nella tua comfort zone. Allora, fare videogiochi è difficile, ma non impossibile. Non deve esserlo per forza. La vera chiave per iniziare a creare videogiochi è una sola: capire le proprie potenzialità. Cosa sai fare bene? Cosa ti piace fare? E cosa invece non sai fare? Partiamo dalla prima domanda. Cosa sai fare bene? Sai disegnare? Sai scrivere? Sai comporre musica? Sai programmare? Hai studiato? Conosci i principi fondamentali del game design? Aspetta, cosa? Non sai fare nessuna di queste cose? Beh, amico mio, ho una pessima notizia per te. Impara! Imparare è il primo passo. Impara a disegnare, impara a scrivere, impara a programmare. Gioca ai videogiochi che ami e scopri come funzionano. Non devi diventare un genio in ogni disciplina. Non serve essere un Da Vinci dell'anatomia, un Dostoevsky della narrativa o un Mozart della musica. Devi semplicemente iniziare. Non perché vuoi essere il migliore di tutti, ma perché ami farlo. Perché ami creare cose. E non servono nemmeno soldi per imparare, perché internet ci aiuta. Libri, corsi online, tutorial gratis su YouTube, community di game dev. Il materiale per cominciare è pressoché infinito. Devi solo dedicare il tuo tempo. Questa sarà la tua moneta. Il tuo semplice tempo libero in cambio della tua passione. E per il game design invece, gioca, analizza i titoli che hai tra le mani, smontali, capisci come funzionano, leggi le biografie degli autori che più ami, cerca di capire perché loro abbiano voluto fare quella determinata scelta di design, se per puro motivo artistico o per semplice limitazione, e poi scopri come l'hanno fatta. Rimani curioso, impara da coloro che definisci maestri e poi sporcati le mani. Volete un esempio personale? Doom. Io sono infognatissimo con Doom, ok? Conosco il gioco ID Software come il palmo della mia mano. Ho visto video, ho parlato con sviluppatori e appassionati della community e ho giocato tanta roba inerente a questo titolo. Ma la cosa che mi ha effettivamente permesso di capire come funzionava all'interno di quel gioiellino di videogioco era la pratica. Ho iniziato a fare mappe, ho cercato di capire così, senza una guida, come funzionavano tutti i vari sourceport, tutti i nemici, il loro posizionamento, come disegnare le mappe, come decorarle, come farle funzionare. E ci sono riuscito, ragazzi, guardate! La mia pura e semplice passione mi ha fatto scoprire un mondo completamente nuovo, quello del game design. Ecco perché Doom è così importante per me. Ed ecco perché praticamente un annetto fa gli ho dedicato un video di quasi un'ora. Quando qualcosa ti appassiona, quando senti il richiamo di quella cosa, non ignorarlo, avvicinati, fatti vedere, perché tutti hanno bisogno di trovare nella loro vita la loro scintilla, il loro Doom personale. Una cosa che molte persone non riescono ancora a comprendere è quanto sia grande l'industria videoludica. C'è spazio per tutti. E qui possiamo collegarci alla seconda domanda. Cosa ti piace fare? Questa domanda è molto importante, perché ti permette di esplorarti, di capire chi sei veramente e cosa vuoi veramente fare. Ognuno di noi è stato creato in modo diverso, non è un mistero, ma tutti noi abbiamo qualcosa per cui siamo portati. Le passioni, come i videogiochi, i film, la musica e la letteratura, possono aiutarci a inquadrarci. Non dovete aver paura di scoprire un nuovo esaltante lato di voi. Ad ogni personaggio creato, a ogni riga di codice scritta, a ogni storia completata e a ogni canzone rifinita, scoprirete a poco un lato di voi, la vostra parte più bella e sincera, il vostro artista interiore. Tuttavia, ci sono anche persone che pensano di non essere all'altezza, pensano di non essere in grado né di creare un videogioco né di fare nient'altro, pensano di non avere talento e di essere destinate a una vita triste e monotona, perché a detta loro non sanno fare niente. Ed è qui che entra in gioco la terza domanda. Cosa non sai fare? Non venitemi a dire nei commenti: ma io non so fare nulla, oppure sono troppo vecchio. Basta con queste scuse. Anzi, lasciate che vi racconti la storia di Toby, una persona che esattamente come noi non sapeva fare nulla. Toby è un ragazzo di 23 anni, ok? Lui ama i videogiochi, li gioca fin da piccino e uno dei suoi titoli preferiti di sempre è Earthbound. Toby è bravo a fare musica, non bravissimo, ma se la cava. È una sua passione e nel tempo libero ama bazzicare sui vari forum di Earthbound e a creare piccole romacche dedicate al suo videogioco preferito. Cosa succede una mattina? Toby si sveglia, va alla sua scrivania e dice: basta, mi sono deciso, voglio creare un videogioco. C'è solo un piccolo problema: Toby non ha mai frequentato una scuola di game design, non sa programmare, non sa come funzionano gli engine, il rendering, non sa disegnare, non sa fare pixel art, sa solo
suonare. Capite anche voi che creare un videogioco con così poca conoscenza è praticamente impossibile. È un bel sogno, certo, ma è sicuramente qualcosa che Toby doveva mettere nel suo cassetto dei rimpianti futuri. Non trovate? E invece no! Toby si mette lì, giorno e notte, installa Game Maker Studio, segue tutorial su come usare l'engine, impara a programmare. Più o meno. Disegna, fa brainstorming, scrive una storia semplice, una storia che fa parte di un universo che ha in testa da quando era ragazzino, una storia che ha sempre voluto raccontare. Il suo piccolo progetto inizia a prendere forma, Toby si fa degli amici, sia nella vita reale che online. Alcuni di loro lo aiutano nel suo progetto, invaghiti dalla sua forza di volontà, gli danno una mano, magari nel character design, ma Toby continua a macinare, continua a lavorare senza sosta per creare il suo videogioco, il suo mondo. Si fa pubblicità, ah cazzo, non sa come si fa pubblicità, impara, apre un Kickstarter, le persone sono interessate a questo suo folle progetto e cosa succede? Gli danno soldi. Lui usa questi soldi per migliorare ancora di più e per gettarsi a capofitto nella creazione della sua opera. Compone musica, scrive, disegna, programma in maniera orribile, ma lo fa, è inarrestabile ragazzi. E poi cosa succede? Pubblica il suo videogioco. È un videogioco semplice, con una pixel art a volte molto basilare, con un codice scritto da cani pieno di if e else e funzioni che vengono controllate centinaia di volte senza alcuna ragione apparente e con un gameplay simpatico, ma ragazzi davvero basilare certe volte. Cosa rimane? La storia, un'ottima storia e la sua musica. L'unica cosa in cui Toby sente di essere bravino. Volete sapere come si chiama questo gioco? Undertale. Benvenuti su Undertale. Come mai Undertale è il nostro gioco preferito? È uno dei nostri giochi preferiti perché Se ti potessi cancellare la memoria per un gioco solo, per me è Undertale. Anch'io. Undertale è uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. Niente mi ha fatto aprire gli occhi come quest'opera qui. La metanarrazione esiste anche nei videogiochi e quando fatta bene produce capolavori. Tipo questo. Penso che chi capisce veramente Undertale non sente il bisogno di platinarlo. Undertale è quell'amico che non vedi da tanto tempo, ma nonostante tutto, quell'amicizia rimane invariata. Hey Toby! Voi, esattamente come Toby, avete il potere, la potenzialità per fare un videogioco. Pensateci un secondo, fare videogiochi è una cosa che vi incuriosisce? È una cosa che vi interessa? È una cosa che vi appassiona? Se la risposta è sì, ma continuate a pensare di non essere all'altezza o di non avere talento, allora ragazzi miei, lasciate che vi riveli un segreto vecchio quanto il mondo. Tutti nasciamo con un talento, ma se non ci prendiamo cura del nostro talento, non lo nutriamo e non lo aiutiamo a crescere, esso non sboccerà mai. Non si nasce artisti, non si nasce musicisti e non si nasce programmatori, ma si cresce. Creare un videogioco non deve essere qualcosa di impossibile, è tutta un'invenzione creata da persone che avevano paura e che non ci hanno mai effettivamente provato. Non abbiate paura. Provateci, perché fare videogiochi è seguire una visione, la propria visione personale. Fare videogiochi è seguire i propri sogni, scoprire un nuovo lato di se stessi, condividere la propria gioia, il proprio dolore, la propria frustrazione, la propria vita nella maniera più pura e meravigliosa mai creata dall'essere umano, l'arte. Volete veramente privarvi di tutto questo solo per rimanere nella vostra comfort zone? Solo per non deludere delle persone che non sono voi, non sanno veramente chi siete e non possono nemmeno capirlo? Questo video è dedicato ai videogiochi, ma non parla solo di videogiochi, parla di noi, persone, anime sensibili che si ritrovano in un mondo crudele e freddo, dove la produttività regna sovrana e tutto il resto è noia. Io ve lo chiedo in ginocchio ragazzi, non rinunciate a voi stessi per unirvi alla massa, non ne avete bisogno. Combattete per i vostri sogni, per i vostri ideali, qualsiasi cosa può dimostrarlo. Un disegno, un pezzo musicale, un cortometraggio e perché no, anche un videogioco. Non abbiate paura di scoprire un lato nuovo di voi ragazzi. Fate videogiochi, fate arte. Ne abbiamo bisogno, non abbiate paura di fallire. Buttatevi, sporcatevi le mani e iniziate. Non c'è un momento perfetto, né un'età giusta, c'è solo oggi. Chiunque può essere un impiegato in ufficio, chiunque può essere un operaio, chiunque può essere uno studente universitario, chiunque può fare un videogioco. Ma nessuno, e ripeto, nessuno potrà mai fare un videogioco come te. Nessuno potrà mai raccontare la tua storia come te e nessuno potrà inseguire il tuo sogno come te. Perché in questo mondo tu sei unico.